A volte forse mi sono spiegato dal punto di vista sociologico che questo tema della leggerezza piace così tanto perché probabilmente la vita è spesso anche pesante, è spesso anche dura e quindi c'è anche il bisogno probabilmente di avere questa roba un po' così che ti toglie un po' di peso. Imbarazzo. Un grande tavolo che fluttua nell'aria. Portaci per favore al momento in cui questa idea ti è venuta per la prima volta e a come vi siete immaginati questo tavolo e poi come è venuto fuori. Non sempre magari pensi a un qualcosa di specifico, un tavolo o altri oggetti. Pensi a dei concetti e tornando appunto da New York in volo e prendendo tutta l'energia di quella città che mi è piaciuta tantissimo, quel primo giro ho fatto tre giorni forse, anche faticosi forse perché poi jet lag bla bla bla, però insomma mi ha dato veramente una botta pazzesca ed è arrivato un po' questa idea insomma di intersecare queste lastre di vetro trasparente con dei piani, con dei volumi pesanti, pieni, di uno spessore importante, 8 centimetri nel caso specifico. I mobili di solito sono sempre stati cose molto radicate al terreno, molto radicate alla terra, radicate proprio non lo so come mai c'è stata questa intuizione che andava all'esatto opposto, che era quella di farli un po' galleggiare, di farli fluttuare, ed è stata una bomba perché poi insomma sul tavolo è diventato proprio una cosa radicale e abbiamo incrociato invece queste due assi di cristallo posizionate in perpendicolare e quindi insomma un po' stravolgono anche le leggi della statica rispetto alle 4 gambe tradizionali e sono molto contrastate con questo legno centenario che arriva da foreste certificati francesi e quindi l'unione di questi due elementi, che uno rasenta alla perfezione perché sto vetro da 12 mm che è iper preciso, iper che non si vede, che diventa, no, che fa fluttuare questo asse di legno primordiale. Se mi metto il berrettino dell'ingegnere, questo tavolo ha aspetti davvero rilevanti. Ad esempio non è un tavolo impiallacciato, le cose impiallacciate normalmente hanno pochi decimi di legno vero, non è neanche un tavolo in massello perché risulterebbe iper pesante, dovresti abbattere troppi alberi per produrne, no? Quindi ci siamo inventati questo concetto del massello alleggerito e quindi abbiamo una cartella di legno vero di uno spessore che si aggira intorno ai 5-6 mm e dopo è svuotato anche per alleggerirlo e renderlo più movimentabile all'interno degli spazi. I vetri sono ultra sicuri perché sono temperati, diciamo che ha passato il test della razionalità in maniera lodevole perché ha tutta una serie di caratteristiche che poi lo rendono assolutamente sicuro e safe. Il tavolo Air è nato un po' così e ogni tanto provi a capire quali sono le metodologie per arrivare ad avere intuizioni interessanti sul design di prodotto, ma non solo, e in realtà poi insomma arrivano un po' quando vogliono e dico sempre che è importante magari avere la giusta capacità ricettiva quando arrivano queste idee un po' dall'etere, dal cielo, non so bene da dove arrivano e in quel caso lì sono arrivate, ero un po' più vicino al cielo visto che eravamo in volo. E c'è stato un momento in cui hai capito che sarebbe diventato un'icona, cioè ha superato uno scalino? Quando mi vengono idee, adesso che ho 53 anni suonati, ho sempre il bisogno di fare degli schizzi lì sul momento, sennò poi dimenticavo anche qualche decennio fa. Quando arrivano le idee, almeno a me capita così, capisci subito se c'è qualcosa di potente o meno. In quel caso lì per me era evidente che era potente e quindi poi quando c'hai sto fuoco dentro che si muove perché credi tanto in quella roba lì, ecco la roba interessante di queste idee che sono talmente radicali che sentono poco i trienni di tendenze più a destra più a sinistra e quindi questi oggetti qua hanno una capacità probabilmente di attraversare epoche, mode, decori, mood, tutto quel mondo lì perché insomma è ancora in grande forma, continua credo a crescere sul lato anche delle vendite, ha anche questa capacità tra le altre cose di unirsi e diventare un unicum, per cui quando ci siamo inventati, adesso non ricordo più l'anno preciso, ma il community table, il tavolo Air ti permette di mettere più tavoli e non te ne rendi conto molto che sono più tavoli perché diventa un unico, no? Non hai le 4 gambe che diventano un'altra cosa quando sono assieme, giuntate, bla bla bla. E quindi anche sta roba qua lo rende molto duttile anche su spazi di lavoro, su sale riunioni, quindi è un tavolo che si gioca la partita in tanti ambiti anche a seconda degli utilizzi. Quando arrivano idee potenti
sento che ci sono cose rilevanti, però dopo, da lì a dire che dopo 20 anni ancora fa volumi pazzeschi e incontra tantissimo poi il gusto del pubblico, non lo puoi sapere. È anche una cosa che mi interessa poco, devo dirti, nel senso che cerchiamo di fare cose potenti, di fare cose rilevanti e dopo diamo il tempo al tempo. Inutile, i designer che hanno il futuro, che sanno già cosa succede, io ci credo poco, quindi insomma cerchiamo di avere una sensibilità, di avere sempre questa capacità immaginifica senza poi l'arroganza di sapere come andrà fra 10 anni il mondo. Difficile. E quando hai proposto questa idea al tuo team, cioè di un tavolo che fluttuava su gambe di vetro, ci sono stati un po' degli scettici oppure hanno capito subito la portata? Mediamente quando fai cose un po' così disruptive, sì, trovi tante resistenze. È anche comprensibile perché non avevamo capito dopo 2 secondi che stava in piedi, che il problema statico si risolvesse, che dal punto di vista ingegneristico fosse compliant in tutto, no? Però è anche divertente. Quando all'inizio vedi anche sulla parte più ingegneristica facce impaurite, è interessante perché significa che stai spingendo, che stai innovando davvero. Guardo sempre le facce di chi osserva nei primi feedback, dopo da lì prendi fiducia ancora di più, anche se in alcuni casi non mi spaventa nulla e vado dritto se serve. C'è bisogno anche poi di creare un entusiasmo quando sviluppi delle cose che non hanno una letteratura pregressa, no? Quindi è fondamentale che il team sia a bordo e che tutti ci crediamo, insomma. Tutto il tema poi di ricerca e sviluppo ne ho parlato sicuramente con tutto il team interno e abbiamo fatto, credo, anche in poco tempo la prototipi e quant'altro. È un concept anche abbastanza, non è stato così complicato, cioè, abbiamo avuto dei problemi e lì abbiamo ogni tanto questo amico ingegnere che mi dà un po' una mano su fare un po' di calcoli, però su tutti i punti di torsione dove lui aveva il rischio di andare, quindi il punto dove l'asse è parallelo alla lunghezza del tavolo, il punto di debolezza era quei 2 spigoli lì, e però facendo un po' di calcoli avevamo capito prima del prototipo che poteva dare una stabilità interessante e quindi dopo abbiamo prototipato, è diventato un'idea, poi abbiamo iniziato a svilupparlo concretamente. Facciamo questa sorta di danza intorno ai prototipi quando sviluppiamo i prodotti, perché poi vanno plasmati, anche se in questo caso l'abbiamo fatta come era stata pensata, non abbiamo cambiato tante cose perché è un'idea molto radicale, se vogliamo. È questo asse di legno, gli facciamo questo termotrattamento che conferisce al prodotto un colore molto molto particolare e simultaneamente lo rende indistruttibile. Io ho 2 gemelli piccoli criminali in casa e ho il tavolo che subisce parecchio stress da questo aspetto, e però vedo che non ha proprio nessun problema a rimanere davvero perfetto. E come ultima domanda invece ti chiedo, guardandoti un attimo indietro, secondo te che impatto ha avuto questo tavolo, in generale tutta la collezione Air, prima di tutto su Lago, ma poi più in generale proprio sul mondo del design? Si è visto cambiare qualcosa evolversi? Adesso non mi ricordo più se è stato il primo pezzo che verteva sul concetto di leggerezza, sospensione, e però ha aperto un filone pazzesco sul Lago sicuramente, ma ha creato proprio una visione sul design che è quella appunto di questi oggetti un po' galleggianti che costruiscono una casa un po' più spensierata, perché la cosa che ho visto guardando sempre gli oggetti che concepiamo negli occhi degli altri, vedi questa sempre stupore positivo. Sicuramente questo filone della leggerezza è una cosa che nessun brand ha mai iniziato e ha mai cavalcato, come stiamo facendo noi, costruendo una personalità intorno non solo a questo, perché se penso all'Armadio Now facciamo leva magari sul fatto di diventare mimetico nei confronti dell'architettura, però è interessante perché c'è sempre nella Lago c'è sempre qualcosa in più rispetto alla superficialità dell'estetica, se vogliamo. C'è sempre qualcosa, c'è sempre qualche trick, qualche guizzo, qualche cosa che cambia anche un po' i significati poi dell'oggetto, ed è anche probabilmente un oggetto coraggioso. È come un po' il letto flutto, no? Cioè dormire sospesi. Abbiamo sempre questa dimensione del coraggio, della monellaggine che un po' ci appartiene nel fare cose anche che hanno una voce propria e che non seguono strade lastricate di numeri come vorrebbero i consulenti del business o quel mondo lì dell'economia, no? Cioè, quindi sono anche intuizioni autentiche, rischiose, però è una figata quando poi spingi su questa roba qua.